Gabriel Guevara ha unfollowato Nicole Wallace, cosa sta succedendo? Gabriel Guevara ha smesso di seguire Nicole Wallace, i fan si chiedono cosa stia succedendo tra i due attori di È colpa mia. Gabriel Guevara non segue più Nicole Wallace su Instagram. Grazie agli appassionati di È colpa mia che parlano dei film su TikTok, si è scoperto che Gabriel Guevara ha smesso di seguire Nicole Wallace su Instagram. Infatti l'attore ha tolto il follow alla collega e alla finora presunta amica. Cosa sta succedendo? Sin da quando a inizio anno è uscito È colpa mia su Prime Video, Gabriel Guevara e Nicole Wallace hanno conquistato i fan. I più curiosi hanno subito ipotizzato ci fosse una relazione amorosa tra i due, che nei mesi però si sono dimostrati solo amici. Inoltre pare che l'attore stia frequentando una tale Nuria Di Moles. Grazie ai continui contenuti sui social, i due ci hanno aggiornato sulle riprese del secondo e terzo film, consolidando ancora di più la loro amicizia. Nelle ultime ore però Gabriel Guevara ha smesso di seguire su Instagram la collega Nicole Wallace e i fan hanno iniziato subito a chiedersi il perché. Su TikTok abbiamo scoperto che a novembre 2023 era successo lo stesso, ma a parti invertite. Infatti l'attrice aveva unfollowato l'amico, per poi tornare a seguirlo dopo qualche giorno. Non è chiaro quale fosse il motivo allora e non lo è nemmeno oggi. Secondo i fan Gabriel Guevara e Nicole Wallace hanno litigato, e per questo al momento l'attore non segue la collega sul social. A complicare la situazione però si aggiunge il fatto che Gabriel Guevara ha unfollowato anche altri attori di È colpa mia, ad esclusione di Victor Varona, Lion, e Eva Ruiz, Jenna. In particolare i fan su TikTok hanno notato che l'interprete di Nick ha tolto il segui a Marta Azzas, Raffaella, Ivan Mansaghe, Jonas, e Adriana Ubani, Anna. Al momento Nicole continua a seguire il collega, e non sappiamo dirvi con esattezza cosa sia successo tra i due. Qual è stato il motivo che ha portato Gabriel ad unfollower la coprotagonista di È colpa mia, così come anche altri attori del cast? Qualora ci fossero aggiornamenti in merito a questo presunto dramma, provvederemo ad aggiornarvi. Rimanete sintonizzati. I due attori hanno anche ricominciato a postare foto e video insieme dal set e fuori dalle ore di lavoro, facendo impazzire i fan sui social. Attualmente siamo alla seconda settimana di riprese di È colpa tua, pertanto non sappiamo ancora dirvi quando il sequel uscirà su Prime Video. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il film potrebbe debuttare sulla piattaforma streaming negli ultimi mesi del 2024. Vi ricordiamo poi che dopo È colpa mia e È colpa tua ci sarà anche un terzo film, che concluderà la trilogia. Perché Gabriel Guevara e Nicole Wallace di Colpa mia hanno eliminato tutte le foto insieme? Ecco le ipotesi. Gabriel Guevara e Nicole Wallace sono finiti di nuovo sotto i riflettori e questa volta a causa di uno strano movimento sui loro social. I due avevano pubblicato alcuni scatti di uno shooting dove si scambiavano delle effusioni molto particolari. Nonostante i due avessero dichiarato di essere single e solo amici, la speranza dei fan non si è mai spenta, o almeno fino a questo momento. Infatti, proprio qualche giorno fa sono state eliminate tutte le foto che li ritraevano insieme in atteggiamenti intimi. Questo non solo ha fatto insospettire moltissimi fan ma ha fatto nascere anche una domanda: perché? I due potrebbero aver ricevuto troppi commenti o giudizi invadenti da parte della fanbase su un'ipotetica relazione tra i due. La seconda ipotesi potrebbe essere legata ad una questione di immagine, probabilmente qualcuno del loro staff ha pensato che non fosse adatta. Mentre la terza ipotesi, che proviene da web, è legata al discorso hype. Infatti, si pensa che i due stiano cercando di far nascere dubbi per accrescere il loro seguito. Voi quale pensate sia l'ipotesi più veritiera? Nicole Wallace saluta È colpa mia ma esclude Gabriel Guevara. Nicole Wallace ha celebrato È colpa mia e le persone coinvolte ma non Gabriel Guevara. Sono giorni burrascosi per i fan di È colpa mia e soprattutto di Nicole Wallace e Gabriel Guevara. Nelle ultime ore, infatti, si sono accorti che l'attore ha smesso di seguire su Instagram la collega.
Come se non bastasse, poco fa l'interprete di Noah ha condiviso sul proprio profilo un post dedicato proprio al progetto di Prime Video, nonostante i lavori non siano ancora conclusi. L'attrice ha voluto spendere qualche parole prima della fine dell'anno per celebrare quanto fatto fino a questo momento e per ringraziare tutte le persone coinvolte nel progetto. O quasi tutte. Tra i profili taggati nel suo post, infatti, manca proprio quello di Gabriel Guevara, nonostante lei continui a seguirlo. Prima che l'anno finisca, volevo salutare un progetto che mi ha accompagnato per 2 anni e mezzo. Anche se non è ancora terminato, volevo farlo ora. Ringrazio il team di cui ho fatto parte, che ha reso il viaggio molto più facile, il suono sempre attento al mio comfort, la regia che chiede ogni giorno se sto bene, e i fan per aver accolto con tanto amore ciò che facciamo. Questo progetto mi ha cambiato, non so se in meglio o in peggio, ma è stato un prima e un dopo. E poiché oggi voglio condividere solo cose positive, perché per le brutte ci sarà un altro momento, volevo dedicare questo post a Aida Del Bustio e Sara Sanchez Silos che si prendono sempre cura di me, a Gabi Mortera per avermi permesso di entrare e creare un'amicizia, a Lara Cossec per farmi ridere e abbracciarmi, a Eva Ruiz per essere il mio pilastro fondamentale fin dall'inizio, ti voglio tanto bene, a Maita Nesm per darmi la mano e non lasciarmi, e a Yael Belika per essere la mia mentore e ispirarmi in ogni momento. Non so cosa sarebbe del mio cammino senza di te. Nonostante non sia stato menzionato, l'attore compare comunque in uno dei video pubblicati nel carosello. Come vi avevamo già riportato, pare che questi unfollow, non siano mosse inedite tra Gabriel Guevara e Nicole Wallace di È colpa mia. Solo lo scorso mese, infatti, la situazione era invertita. Allora come oggi, però, non si conoscono i motivi di tutto ciò. Ecco le anticipazioni in arrivo. Nel web è diventato famoso un bellissimo trailer. Pronti nel vederlo? Il video trailer è in italiano con sottotitoli in tutte le lingue. Via. Buona visione. Ho desiderato con tutto me stesso che lei mi chiamasse. Se lo avesse fatto, tutto si sarebbe risolto. Ci saremmo chiesti scusa a vicenda e io sarei rientrato a casa. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kell. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.